voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia molto semplice che io ho deciso di chiamare Chupa Chup. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Mystico Filati Rio Batik, che se ricorderete l'abbiamo già utilizzato per fare un'altra maglia. Questa volta però ho optato per il colore numero 116, che ha queste fantastiche sfumature che mi ricordano molto i Chupa Chup. Però vi faccio vedere anche altri colori che sono sempre disponibili sul sito e nel frattempo vi dico anche il quantitativo che ho utilizzato. Guardate qui che meraviglia di colori, questo verde con il pistacchio è veramente carinissimo, abbiamo il classico sfumato con il blu, o anche questo dove invece abbiamo tutte queste sfumature che ricordano un po' l'arcobaleno o l'unicorno. Dicevo, per quanto riguarda il quantitativo, io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto il numero 4. Come potete vedere è una maglietta che va larga, è più lunga, io in questo momento ce l'ho un po' messa dentro il pantalone, però come potete vedere mi piace l'effetto che fa, che scende in questa maniera, e quindi potete farla anche naturalmente più lunga, quindi trasformarla in un vestitino rispetto al mio. Io ho utilizzato 3 gomitoli che vanno, quindi sono 300 grammi, che vanno bene anche per una taglia M, perché io dell'ultimo gomitolo l'ho utilizzato per fare la parte dietro degli scalfi, quindi non ne ho usato tantissimo, diciamo che ne ho usato quasi la metà del terzo gomitolo, quindi 3 gomitoli vanno benissimo anche per una taglia M, mentre per una taglia L e XL vi consiglio 4 gomitoli. Come sempre link in descrizione per poter andare al sito e scegliere appunto il vostro colore preferito. La lavorazione è molto semplice, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti, è un punto che ho utilizzato veramente tantissimi anni fa e ho deciso di riutilizzarlo appunto per lavorare questo fantastico filato sfumato e coloratissimo. E le vedete che l'effetto che fa e la sfumatura del filato ha queste strisce a cui poi si alterna appunto il movimento un po' invece diciamo in vortice, che dà il motivo che ho utilizzato. Però sono semplicissimi il motivo, perché sono 4 giri che vanno ripetuti, 4 giri sia quando lavoriamo in tondo per la parte di sotto, sia quando lavoriamo in giri di andata e di ritorno per la parte superiore. Io ho fatto uno scollo a barca, quindi molto largo, potete farlo anche più largo cucendo meno le spalle, o comunque facendo la maglia anche più larga, quindi mettendo più motivi rispetto a me. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate scrivendo Elsa Faccio che Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mystico Filati di Rio Batik. Se ricorderete, io ho già utilizzato questo filato per realizzare la maglia batik, che era a pannelli. Questa volta optiamo per una maglia diversa e io ho deciso di utilizzare il colore 116, che ha queste sfumature che a me ricordano tantissimo i colori del Chupa Chup, li adoro. Allora vi dico già che io lavorerò con l'uncinetto numero 4 e qui vi faccio vedere un piccolo campione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 catenelle e io ho montato 150 catenelle per avere una circonferenza di circa 88 centimetri, quindi 4 centimetri in più rispetto a quello che faccio solitamente, perché sapete che io di fianchi solitamente sono 84 centimetri, e ho deciso appunto di farla più larga perché voglio che la maglia sia morbida, non la voglio aderente. Questa perché voglio anche indossarla sopra quei pantaloncini o quelle pantaloni a vita alta, però senza che mi stringa, quindi, ed è farla un po' più lunga rispetto al solito. Quindi per questo ho montato 150 catenelle. Per una taglia M vi consiglio di montare 4 motivi in più rispetto a me, per una taglia L 6 o 8 centimetri, per una taglia XL anche 10-12 motivi in più rispetto a me. Naturalmente misuratevi la circonferenza fianchi o seno a seconda di cosa avete più grande, montate tante catenelle e andando ad arrivare ad avere almeno un 4-5 centimetri in più rispetto alla vostra circonferenza. Questo se la volete morbida. Se invece la volete aderente, fate la circonferenza che fate solitamente, mantenendo appunto il multiplo di 6 catenelle. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione e iniziamo col primo giro. E vado a realizzare, scusatemi, voglio prendere bene il filo, ok, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta, catenella successiva, terza maglia alta, 2 catenelle, 1 2, salto una catenella di base, entro in successiva e vado a fare una maglia bassa,
2 catenelle, 1, 2, salto una catenella e ricomincio da capo, quindi vado nella seconda e inizio a fare la mia prima maglia alta, catenella successiva, seconda maglia alta, catenella successiva, terza maglia alta, 2 catenelle, salto una catenella di base, entro una successiva e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto una catenella e ricomincio da capo, quindi di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, salto una catenella di base, entro successiva e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto una catenella di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. A questo punto o ci alziamo con una catenella o andiamo direttamente a fare poi una maglia bassa sopra la prima maglia alta, una maglia bassa sopra la seconda maglia alta, una maglia bassa sopra la terza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto tutto e ricomincio andando a fare le maglie basse sopra le maglie alte, quindi prima maglia alta, vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa sopra la seconda, una maglia bassa sopra la terza, 3 catenelle, 1, 2, 3, si ricomincia da capo, vado direttamente dove ho le maglie alte, di nuovo maglia bassa sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie basse, 3 catenelle e si ricomincia da capo e vado a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 3 maglie basse, vado a fare una catenella, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una mezza maglia alta. A questo punto possiamo andare a fare il nostro secondo giro, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro e vado a fare 2 catenelle, 1, 2, entro nella seconda delle mie 3 maglie basse, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e si ricomincia da capo, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie basse, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e si ricomincia, 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e si ricomincia da capo e bisogna fare questo per tutto il terzo giro, quindi 2 catenelle, maglia bassa sopra la seconda delle nostre 3 maglie basse, 2 catenelle e 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nell'archetto iniziale, vado a fare 2 maglie alte, una e 2 e poi una maglia bassissima entrando nella seconda catenella che era la nostra prima maglia alta. Vedete, in questo modo ci ritroviamo di nuovo ad avere qui 3 maglie alte. A questo punto possiamo andare a fare il nostro quarto giro, come sempre o ci alziamo con una catenella o entriamo direttamente dove abbiamo la maglia bassa, la maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro e il giro è uguale a quello che abbiamo fatto per il secondo, quindi andiamo a fare 3 catenelle, saltiamo tutto e andiamo direttamente a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3, 3 catenelle e di nuovo maglia bassa sopra ogni maglia alta, 1, 2 e 3, 3 catenelle e di nuovo maglia bassa sopra ogni maglia alta, 1,
2 e 3. Quindi vedete, noi stiamo alternando i nostri motivi. Quindi vado a terminare il quarto giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi dal primo. Sto appunto terminando il mio quarto giro, ho fatto le 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte, 1 e 2. Termino il giro andando a fare una maglia bassissima dove ho la prima maglia bassa. A questo punto si ricomincia dal primo giro, quindi vado a fare una maglia bassissima nella prima catenella e poi vado a fare maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare altre 2 maglie alte per un totale quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e la maglia bassa la andiamo a fare sopra la seconda delle nostre 3 maglie basse, 2 catenelle e si ricomincia. Quindi questo diventa il nostro primo giro. Andiamo a fare 3 maglie alte dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle, 2 catenelle, maglia bassa sopra la seconda delle nostre 3 maglie alte. Quindi come vedete i giri sono 4, ma in realtà sono, diciamo che sono 2 che si ripetono, ma che ci permettono di appunto di alternare la nostra lavorazione. Io sto lavorando la mia maglia vera e propria, dove vi ricordo che ho montato 150 catenelle. Vi dirò quante volte ho ripetuto questi 4 giri prima di arrivare a fare gli scalfi. Allora, io ho ripetuto i 4 giri per 12 volte fino quindi ad arrivare agli scalfi. Per mettere gli scalfi io sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte e ne ho un totale di 25 e sono andata a dividerli in questa maniera. Ne ho messi 12 avanti, 11 dietro e uno lateralmente sia a destra che a sinistra. Quindi ripeto, ho ripetuto i 4 giri per 12 volte. Per quanto riguarda invece gli scalfi sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte, ne ho un totale di 25, ne sono andata a mettere 12 avanti, 11 dietro e uno per lato. Per quanto riguarda le taglie M dovreste avere 4 gruppi in più rispetto a me e andate a metterne 2 avanti e 2 dietro in più rispetto a me. Lateralmente ne lasciate sempre uno. Per la taglia L e XL vi ho consigliato anche a voi di andare ad aumentare di almeno 8 motivi taglia L e 10 motivi taglia XL, quindi dovete mettere in più rispetto a me i motivi, i gruppi avanti e dietro, ma lateralmente ne lasciate sempre uno perché tanto vi servono per gli scalfi. Quindi un gruppo di 3 maglie alte va messo sempre lateralmente, gli altri li dividete dalla parte dietro alla parte avanti e se avete un numero dispari come me 12 avanti 11 dietro, perché il gruppo dispari va sempre messo sul davanti, perché ricordiamo che noi davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare. A questo punto continuiamo con la stessa lavorazione, però i giri cambieranno leggermente proprio per avere l'inizio uguale alla fine. Il primo giro inizia ugualmente, quindi vado sempre a fare la mia maglia bassa, le 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte, 2 catenelle, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte, vado a fare delle mie 3 maglie basse e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare poi con il secondo giro. Quindi sto terminando il mio primo giro, vado nell'ultimo archetto di 2 catenelle, quindi prima del marcapunti, e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro, o ci alziamo con una catenella, andiamo direttamente sopra la maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa, una maglia bassa sopra la seconda maglia alta, una maglia bassa sopra la terza maglia alta, 3 catenelle e si ricomincia a fare le maglie basse, una sopra ogni maglia alta, e continuiamo così per tutto il secondo giro. Anche in questo caso vi farò vedere come terminare e come iniziare poi a fare il nostro terzo giro. Quindi per adesso si lavora normalmente. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho le ultime maglie alte, vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro e vado sempre a realizzare
3 catenelle che stavolta sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la seconda maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e torno a lavorare normalmente come lavoravo prima, quindi vado nell'archetto e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, vado dove ho la seconda delle nostre 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, di nuovo vado nell'archetto e vado a realizzare le 3 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa sopra la seconda delle nostre 3 maglie basse. Continuo a lavorare così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro quarto e ultimo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, vado dove ho la seconda delle mie ultime 3 maglie basse, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro dove ho la terza maglia bassa, quindi l'ultima, e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a fare una maglia bassa sopra la maglia alta e poi 3 catenelle, lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, una maglia bassa sopra ognuna delle 3 maglie alte, 3 catenelle e di nuovo una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Continuo così quindi per tutto il mio quarto e ultimo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare di nuovo poi il nostro primo giro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto le 3 maglie basse, vado a fare le 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Quindi ci giriamo con la lavorazione e dobbiamo tornare a lavorare il primo giro e io vado a fare in questa maniera, invece di andare direttamente nell'archetto, vado a fare la prima maglia alta sopra la maglia bassa in modo da avere più linea la striscia, la riga diciamo degli scalfi più lineare, quindi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta e 2 maglie alte nell'archetto, poi vado a lavorare manualmente, quindi 2 catenelle e maglia bassa sopra la seconda delle nostre 3 maglie basse, 2 catenelle e si ricomincia. Naturalmente quando terminerò il primo giro andrò a fare 2 maglie alte e la terza maglia alta sopra la maglia bassa. Ripeto, questo lo faccio per avere qui il bordo più lineare, perché non sono ancora decisa se farò delle maniche oppure no, quindi preferisco avere il bordo lineare in modo tale che se non vado a fare le maniche posso comunque non devo andare a rifinire lo scalfo. Adesso io continuo a lavorare questi giri, vi dirò quante volte ho ripetuto i giri e naturalmente faremo poi la stessa cosa anche dietro. Allora, ho ripetuto i 4 giri per 4 volte, in questo caso per poter fare gli scalfi alle maniche. Consiglio di fare i 4 giri per 5 volte per una taglia M, 6 volte per una taglia L, quindi 7 volte per una taglia XL. Alla fine sono andata anche a cucire lateralmente, non ho cucito molto, ho cucito per circa 5 cm sia a destra che a sinistra, lasciando lo scollo largo. Detto ciò, ho deciso di non fare né maniche né rifinire lo scollo, quindi anche questa creazione è terminata.